Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Dogetic Sandoz SpA. Ultimo aggiornamento 22 novembre 2021. Cos'ha Dogetic? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dogetic durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Dogetic? Dogetic è un farmaco a base del principio attivo fentanile citrato, appartenente alla categoria degli analgesici oppioidi e nello specifico derivati della fenilpiperidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SpA. Dogetic può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni: Dogetic 100 mcg 10 compresse sublinguali, Dogetic 200 mcg 10 compresse sublinguali, Dogetic 300 mcg 10 compresse sublinguali, Dogetic 400 mcg 10 compresse sublinguali. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz SpA. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe A. Principio attivo: fentanile citrato. Gruppo terapeutico: analgesici oppioidi. Forma farmaceutica: compressa sublinguale. Indicazioni: gestione del dolore episodico intenso nei pazienti adulti già in terapia a base di oppiacei per il dolore cronico da cancro. Il dolore episodico intenso ha una esacerbazione transitoria del dolore cronico persistente diversamente controllato. Posologia: Dogetic deve essere somministrato esclusivamente a pazienti considerati tolleranti alla terapia a base di oppiacei per il dolore persistente da cancro. I pazienti si possono considerare tolleranti agli oppiacei se assumono almeno 60 mg di morfina per via orale al giorno, almeno 25 microgrammi di fentanil transdermico all'ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg di idromorfone al giorno o se hanno assunto una dose equianalgesica di un altro oppiaceo per almeno una settimana o più a lungo. Modo di somministrazione: le compresse sublinguali di Dogetic si devono somministrare direttamente sotto la lingua, nella parte più profonda. Le compresse sublinguali di Dogetic non si devono ingerire, ma le si deve lasciare dissolvere completamente nella cavità sublinguale, senza masticarle né a copyright succhiarle. Informare i pazienti di non mangiare né a copyright bere fino a completo dissolvimento della compressa sublinguale. Nei pazienti con secchezza delle fauci si può utilizzare acqua per inumidire la mucosa prima di assumere Dogetic. Posologia: titolazione della dose. Lo scopo della titolazione della dose è identificare una dose di mantenimento ottimale per il trattamento continuo di manifestazioni di dolore episodico intenso. Tale dose ottimale deve fornire analgesia adeguata con un livello accettabile di reazioni indesiderate. La dose ottimale di Dogetic sarà determinata per ogni singolo paziente mediante aumento graduale della dose. Sono disponibili diversi dosaggi da utilizzare durante la fase di titolazione. La dose iniziale di Dogetic deve essere pari a 100 microgrammi, aumentando la dose secondo necessità all'interno della gamma dei dosaggi disponibili. I pazienti devono essere sottoposti ad attento monitoraggio fino al raggiungimento della dose ottimale. Il passaggio da altri prodotti contenenti fentanile a Dogetic non deve avvenire secondo un rapporto 1:1 a causa dei diversi profili di assorbimento. Se i pazienti passano da un altro prodotto contenente fentanil, ha richiesta una nuova titolazione con Dogetic. Per la titolazione ha raccomandato il seguente schema terapeutico, sebbene in tutti i casi il medico debba tener presente le necessità cliniche del paziente, l'età e la malattia concomitante. Tutti i pazienti devono iniziare la terapia assumendo una sola compressa sublinguale da 100 microgrammi. Se entro 15-30 minuti dalla somministrazione di una singola compressa sublinguale non si ottiene un'adeguata analgesia, è possibile somministrare una ulteriore, seconda, compressa sublinguale da 100 microgrammi. Se entro 15-30 minuti dalla somministrazione della prima dose non si ottiene un'adeguata analgesia, per la successiva manifestazione di dolore episodico intenso si deve valutare l'assunzione di una compressa di dosaggio immediatamente superiore, si veda la figura seguente. L'aggiustamento della dose deve proseguire in maniera graduale fino al raggiungimento di un'adeguata analgesia con reazioni avverse tollerabili.
Il dosaggio relativo alla compressa sublinguale supplementare, seconda compressa, deve essere portato da 100 a 200 microgrammi a dosi di 400 microgrammi e oltre, come illustrato nello schema seguente. Durante questa fase di titolazione, non somministrare più di 2 dosi per un singolo episodio di dolore episodico intenso. Procedura di titolazione di Dogetic. Dosaggio, microgrammi, della prima compressa sublinguale per episodio di dolore episodico intenso. Dosaggio, microgrammi, della compressa sublinguale supplementare, seconda, da assumere 15-30 minuti dopo la prima compressa, se richiesto. 100, 100, 200, 100, 300, 100, 400, 200, 600, 200, 800. Se si ottiene un'adeguata analgesia alla dose più alta, ma gli effetti indesiderati si considerano inaccettabili, si può somministrare una dose intermedia, usando la compressa sublinguale da 100 microgrammi, secondo necessità. Durante la titolazione ai pazienti può essere indicato